Bentornati sul mio canale. Prima di farvi vedere quello che andremo a realizzare oggi, vi ricordo l'iscrizione che è completamente gratuita, semplicemente YouTube vi avvisa quando vado a caricare delle novità, come in questo caso. Prima di iniziare vi voglio ringraziare, siete sempre di più, è emozionante vedere come i miei lavori vengono apprezzati e anche realizzati, quindi grazie di cuore. Per questa dimostrazione, che in realtà è solo un metodo che vi voglio far vedere, sto utilizzando l'uncinetto 3 e il fioc cotone nel colore, se non sbaglio, orchidea, ma comunque questo è giusto un metodo per farvi vedere come si fa a lavorare metà di una mattonella granny e in realtà si può realizzare diverse cose, magari si fanno delle mini mattonelle, dei mini triangoli in realtà e si riesce poi a metterli insieme, si può creare anche una borsa, oppure presto sul mio canale ci sarà un video progetto dove ci servirà questo metodo. Bene, iniziate prendendo il filo e un uncinetto, quindi potete utilizzare quello che volete e vi faccio vedere questa tecnica. Iniziamo sin da subito. Prendete il filo, fate il punto catenella, però non lo stringiamo perché andiamo a lavorarci in mezzo, quindi questo in realtà è il cerchio magico, ok? Il metodo è lo stesso, semplicemente lasciate che non si stringa. Quindi facciamo adesso il punto dove chiudiamo e andiamo a fare 1, 2, 3 catenelle. Adesso in questo cerchio magico andiamo a fare 2 punti greni. Il punto greni è formato da 3 maglie alte, quindi questa è la prima, vado a fare anche la seconda e la terza. Adesso vado a fare una catenella di separazione, carico e vado a fare il secondo punto greni, quindi una maglia alta, una seconda maglia alta e una terza. Normalmente per la nostra mattonella granny se ne facevano altri 2 punti greni, invece questa volta no, stringete. Non vi preoccupate perché comunque sarebbe un lavoro da riprendere dopo, quindi il cappietto si viene a nascondere. Adesso girate il lavoro in questa maniera qui. Entrate qui nell'ultimo punto, quindi nell'ultimo punto alto, entrate proprio all'interno e andate a fare un punto basso e 2 catenelle. Questa vale come prima maglia alta. Caricate e andate a fare altre 2 maglie alte, quindi questo è un punto greni, ok? Senza catenelle di separazione, caricate l'uncinetto, andate qui dove c'è la catenella, quindi tra i 2 punti greni di base, e andate a fare l'aumento che è formato da 3 maglie alte, quindi un punto greni, ok, una catenella, è sempre da fare la catenella nell'aumento, carichiamo e facciamo il secondo punto greni, 1, 2 e 3 maglie alte, ok? Senza fare catenelle, caricate direttamente, andate a lavorare qui, che in realtà è la prima maglia alta che è formata dalle catenelle, quindi sulla terza catenella andate a fare una maglia alta, una seconda maglia alta e una terza maglia alta, lavoratela, scusatemi che sono rimasta incastrata col filo, la terza fatela leggermente più lunga, lavorato leggermente stretto, lavorate a più larga, ok? Vedete? Adesso iniziamo la terza riga, quindi girate semplicemente il lavoro, andate a fare, a me mi piace sempre fare il punto basso, 1 e 2 catenelle, potete fare anche 3 catenelle ma non sarà così dritta la base. Andiamo a fare altre 2 maglie alte
quindi facciamo il punto granny, lo facciamo praticamente qui su l'ultima maglia alta lavorata, perché stiamo praticamente nel lavoro, e poi ne abbiamo un altro da fare dopo che facciamo tutto l'intermedio qua sull'ultima maglia alta. Così facendo la nostra base sta dritta. Adesso faccio un po' di righe insieme a voi, poi vi dico a cosa ci può servire questa tecnica. Senza catenelle, senza niente, vedete che qua c'è la separazione del punto granny. Andiamo dentro, andiamo a fare praticamente 3 maglie alte, quindi il nostro punto granny. La catenella è da fare solo sull'aumento, quindi qui abbiamo finito, carichiamo e andiamo qua sulla punta dove c'è la catenella, quindi andiamo a fare una maglia alta, una seconda e poi una terza, quindi un punto granny, ok, catenella, caricate e facciamo il secondo punto granny. Scusatemi, ma c'è il gomitolo che non vuole proprio collaborare oggi. L'ho vinta io, quindi ho tirato un po' più di filo. Siamo rimasti qui dove praticamente dobbiamo fare sulla punta, quindi l'unico aumento che abbiamo in tutti i giri, praticamente lì dove c'è la catenella, di fare il secondo punto granny. Ok, questo qua. Niente catenelle, andiamo qui tra un punto granny e un altro e andiamo a fare il nostro punto. Poi dobbiamo fare anche l'ultimo, che lo andremo a fare qui sull'ultima maglia alta, quindi carichiamo, andate, vedete che c'è il punto basso e 2 catenelle, andate sulla seconda catenella, le prime 2 maglie alte lavorate insomma normalmente, la terza vi consiglio di lavorarla leggermente più morbida, più allungata, quindi carico, prendo il filo e lo lavoro leggermente più allungata, vedete. Adesso queste le mie sono poche righe, vi faccio altre 2-3 righe e ci ritroviamo che vi spiego un po' cosa ne ho pensato. Eccola qui la mia metà di una mattonella, quindi se una mattonella è così, questa è la metà. Comunque, allora, potete divertirvi a fare una borsa, quindi un pannello tutto triangoli, oppure semplicemente un bellissimo shell. E io sto utilizzando il fiocco di cotone colore unito, però immaginatevi un lavoro così con il fiocco sfumato, veramente bello. Non vi faccio la promessa che lo andrò a fare, perché dopo io ho tutte le mie promesse, cerco di mantenerle, infatti ne ho ancora una. Ne ho ancora una, non è che mi sono dimenticata, però nel frattempo mi è venuta voglia di fare anche degli altri progetti. Uno di questi progetti avrà questa tecnica integrata in parte, non del tutto, però diversamente, perché qui ho fatto il classico punto granny, quindi senza la catenella di separazione, con una sull'aumento. Quello lì sarà leggermente diverso perché voglio che sia molto molto largo, molto easy, ecco, molto leggero. Allora, spero insomma che vi sia utile, perché magari qualcuna di voi voleva fare questa metà di una mattonella, però non sapeva bene come gestirsi aumenti, come fare a creare quest'angolo. Perfetto, come vedete è un triangolo dove la base è leggermente più larga, ma i lati sono completamente uguali. Non mi ricordo il nome. Che non mi ricordo il nome, ecco, devo studiare di più la matematica, anche se mi è sempre piaciuta. Vabbè, parentesi a parte, insomma, io spero che vi sia utile, che vi piaccia, e insomma, come al solito, spero che vi sia uno spunto utilissimo per altri progetti. Intanto io aspetto nei commenti a sapere insomma cosa ne pensate.